Ora che Crash Team Rumble è stato annunciato, sul web si teorizza quale possa essere il roster di personaggi presente in questo titolo. Siamo stati ben abituati negli anni passati con quel Crash Team Racing Nitro Fueled che ci ha dato gioie e dolori, contando la bellezza di una cinquantina di personaggi, alcuni riusciti, altri meno. A differenza di quel gioco di corse, però, che banalmente aveva una decina di animazioni spalmate poi sui vari corridori, basti ricordare Papu Papu e Krunk, Coco e Yaya, Tiny e Megamix che condividevano lo stesso rig dei modelli, Crash Team Rumble è stato annunciato con la promessa di personaggi tutti differenziati nelle animazioni e nelle mosse, tutte uniche tra loro. Con questa premessa viene da sé pensare a chi potrebbe essere il combattente che farà parte del gioco. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone, ma prima di iniziare, sigla! Prima di addentrarci nelle speculazioni più assolute, c'è da dire qualcosina o due. Durante questi 2 anni, quando il titolo era comunemente noto tra i fan con il nome di Wumpa League, abbiamo sviscerato la qualsiasi su un probabile roster o sulla presenza, in generale, dei vari personaggi della serie. Aggiungerò anche quelli che sembrano essere certi nel lotto di personaggi. Starà poi al tempo vedere se avevo ragione oppure no. Detto questo, iniziamo pure. Sul sito ufficiale di Crash Bandicoot possiamo vedere uno sfondo. Tramite quello possiamo analizzare attraverso delle caratteristiche icone chi sarà presente in Crash Team Rumble. Abbiamo degli shorts in riferimento a Crash, abbiamo un tablet in riferimento a Coco, abbiamo la N in riferimento a Cortex, abbiamo un Becker in riferimento a Nidrus Brio, una fune in riferimento a Tauna di Crash 4, un Jetvac in riferimento a Dingodile, 2 Diapason da ricollegare a Tropy maschio e a Tropy femmina, e tra questi anche un bracciale con delle punte di ferro. Se inizialmente può sembrare appartengano a Tiny o a Koala Kong, è giusto invece pensare appartenga a Catbat, il nuovo personaggio, visto che ne indossa uno praticamente uguale sulla sua coda. Con quest'ultimo abbiamo mostrato tutti i personaggi già visti nel trailer d'annuncio, più Tropy maschio. Abbiamo però altre icone in quello sfondo e queste sono una TNT, un missile, un'ala, una collana con una gemma e una foglia. La TNT è un riferimento a Ripper Roo, già leakato nel datamine di Crash 4 parecchio tempo fa. Roo compare anche nella concept art dei vari personaggi trapelata mesi or sono. Allo stesso modo anche Engine era presente in questa concept art ed il missile rappresenta proprio lui. L'ala, inizialmente affibbiata a Catbat, trova riscontro in un altro personaggio proveniente da una serie sorella di quella di Crash. Sto parlando chiaramente di Spyro. Le ali infatti sono pressoché identiche a quelle del nostro draghetto viola preferito, ma non sarà il solo ad approdare nel nuovo gioco di Crash. La collana con la gemma infatti lascia pochi dubbi, è praticamente uguale a quella di Ripto nel remake Spyro Reignited Trilogy. Così come è accaduto con Crash Team Racing Nitro Fueled e Crash on the Run, Spyro sarà presente in un gioco di Crash e porterà sempre qualcuno con sé dal suo cast. Per CTR Nitro Fueled è stata la volta di Hunter e Nasty Nork, in On The Run sempre Nasty Nork ma con Dark Spyro, mentre questa volta abbiamo Ripto, il nemico principale di Spyro 2 e di molti altri videogiochi della serie. Resta infine la foglia. A lungo ho potuto pensare a chi potesse ricollegarsi un elemento del genere ed inizialmente pensavo alla mucca cantante lirica presente nelle varie concept art trapelate nei mesi scorsi. Se notate infatti questo personaggio regge tra le mani qualcosa che somiglia ad una foglia, sia per le forme che per il colore. Ma come mi hanno fatto notare sia Getto che Kenny99999 del Crash Bandicoot Zone, utenti che saluto, quello che regge la mucca è uno scialle verde. E allora il dubbio rimane: chi potrebbe essere? Le mie, e anche quelle di molti altri, supposizioni sono su 2 personaggi in particolare a questo punto. La prima opzione è Papu Papu, già presente sia nei datamine insieme a Ripper Roo, ma anche nelle concept art trapelate di Wumpa League. La foglia potrebbe essere un riferimento al suo vestiario o al suo scettro, ma lo reputo un riferimento fin troppo distante da fare, essendo una semplice foglia, quando, se si va a vedere Papu Papu, non c'è davvero una foglia simile a quella presente in questo sfondo. La seconda ipotesi è, tenetevi forte, Elora. Sì, Elora proveniente dalla serie di Spyro. L'utente Getto infatti ha pensato che potesse essere un riferimento alla capra. Sono un fauno sciocco.
Scusa, fauno, proprio perché il suo vestiario è caratterizzato da foglie. In questo caso avremmo per la prima volta la Cara e Lora come personaggio giocabile e onestamente non mi dispiacerebbe affatto. Poi magari quella foglia potrebbe rappresentare chiunque altro, magari un nuovo personaggio o Yaya Panda, ma sarà il tempo a dircelo. Sempre nei datamine veniamo a sapere che avremo Fake Crash. Se si potrebbe pensare possa essere una skin di Crash, tramite le varie mosse trovate nei codici di gioco pare invece che sia un personaggio a sé stante, il che ha senso piuttosto che relegarlo a mera skin. Questi dovrebbero essere i personaggi certi, o quasi certi, di Crash Team Rumble. Contando anche la mucca ed il criceto, quest'ultimo già presente nei codici di gioco di Crash 4, dovremmo arrivare ad un numero di personaggi pari a 17. Nella roadmap trapelata su un sito di un dipendente di Toys for Bob il 30 ottobre 2021, possiamo vedere che a giugno 2021 il progetto Lava, il vero nome interno negli studi di Toys for Bob per Crash Team Rumble, contava 12 mappe e 16 personaggi. Quindi come numero siamo molto vicini a quello di un anno fa, ma lo studio potrebbe aver inserito altri personaggi in più. Ma chi a questo punto? Sappiamo da anni che Crash 4 e Crash Team Rumble sono stati sviluppati in concomitanza ed entrambi si scambiavano assets, codici e anche gli sviluppatori. Per questo credo che tutti quanti gli easter egg o le apparizioni per concept art che troviamo in Crash 4 siano in qualche modo presenti anche in Crash Team Rumble. Nei codici di gioco di Crash 4 possiamo trovare un audio proveniente dall'epilogo che però è stato cancellato, che cita Koala Kong, Pinstripe, Tiny Tiger e Papu Papu. Affronted by not appearing in this game, Tiny Tiger, Papu Papu, Koala Kong, and Pinstripe picketed outside the developer's doors. They were arrested when they accidentally chained themselves to the wrong building. Se ci pensate, Papu Papu sappiamo già che ci sarà in Crash Team Rumble, visto le concept art di qualche mese fa, mentre di Tiny, Pinstripe e Koala Kong li abbiamo avuti qua e là nei livelli di Crash 4 attraverso delle effigi, dei quadri o dei manifesti. Visto che stavano anche per apparire disegnati dagli artisti di Crash 4 come Nicola Saviori, viene da pensare che delle concept art di questi personaggi, che fungano da riferimento per i modellatori 3D, siano già state create. Di conseguenza ho modo di pensare che questi potrebbero essere tra i personaggi che vedremo in questo nuovo titolo. Allo stesso modo, personaggi apparsi durante il gioco o nell'epilogo come Crunch, Nina Cortex, Zam, N-Trance, Chick e Stew potrebbero fare la loro comparsa o addirittura essere giocabili proprio perché disegnati già dagli artisti di Toys for Bob e quindi potrebbero aver già sviluppato delle concept art ai tempi di Crash 4. A maggior ragione per Nina Cortex basterebbe vedere in quale contesto viene mostrata in Crash 4. Nina e Coco infatti si stavano sfidando ad un videogioco online competitivo, mentre tra gli spalti, oltre al cast di Crash 4, c'era addirittura Catbat. A fare i cronisti c'erano Chick e Stew. E che cosa hanno fatto Chick e Stew in questi ultimi anni? Erano i presentatori di CTR TV. Soltanto che CTR TV nel 2019 era Crash Team Racing TV, e se nel 2023 CTR TV diventasse Crash Team Rumble TV? In questo modo la scelta del titolo che si rifà a Crash Team Racing avrebbe molto più senso, nonostante trovo che il titolo di questo nuovo gioco possa confondere parecchie persone. Reputo quindi che personaggi come Nina, Crunch, Zam, N-Trance, Tiny, Koala Kong e Pinstripe possano far parte del roster di Crash Team Rumble. Sarebbe interessante vedere anche Oxide, visto che abbiamo già un modello del personaggio e non è raro vederlo giocabile in titoli spin-off della serie. In ogni caso, non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questo gioco lato personaggi. E voi? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e chi volete come personaggi in Crash Team Rumble. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, un canale Telegram, un gruppo Telegram, senza dimenticare lo storico forum. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Noi ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot!